Buongiorno a tutti e bentrovati su Cronia. Nel video di oggi ci facciamo aiutare da questi gomitolini di filato di recupero per andare a vedere come migliorare le nostre lavorazioni grazie all'utilizzo dei giusti strumenti. In particolare oggi vediamo 3 situazioni in cui potremmo ritrovarci e come ovviarle. Partiamo dal primo esempio. Questo campioncino è l'esempio perfetto di quello che succede a chi, come me, tende a lavorare tenendo il filo molto teso, andando quindi a fare una lavorazione stretta. In questo caso avremo una forma a trapezio data dal fatto che la catenella iniziale, sebbene composta dallo stesso numero di punti, sia stretta al punto tale da far sembrare il lavoro più piccolo in partenza, con la conseguenza che la nostra lavorazione andrà poi ad aprirsi dopo qualche giro di lavorazione. Il consiglio è molto semplice, ovvero andare a realizzare la catenella di partenza con un uncinetto di mezzo punto più grande di quello che useremo poi per il resto della lavorazione. In questo caso, dovendo usare un uncinetto 3, andrò a realizzare la mia catenella di partenza con un 3,5. Terminata la catenella, cambio uncinetto e proseguo la lavorazione. Vediamo da subito, anche solo con una riga di lavorazione, come la catenella iniziale non risulti tirata. Continuo quindi per qualche riga così vi faccio vedere la differenza tra i due campioncini. Come si può vedere, con questo piccolo accorgimento la lavorazione prosegue lineare e corretta. In questo modo non avremo solo una lavorazione più gradevole esteticamente, ma sarà più semplice portare avanti qualsiasi tipo di lavoro. Pensiamo ad esempio a quando lavoriamo un maglioncino e terminato un pannello dobbiamo avviare una lavorazione elastica, come ad esempio un polsino, o unire due parti insieme. Passare da punti troppo stretti sarà molto complicato, mentre in questo modo i punti di base si manterranno leggermente più larghi e quindi più facili anche da riprendere. Passiamo ora alla seconda situazione, ovvero l'opposto di quella vista in precedenza. In questo caso abbiamo ancora una lavorazione a trapezio dove però la base sarà quella più larga. Questo si verifica quando si tende a lavorare invece in modo molto morbido e tirando poco il filo. Questa situazione, come la precedente, oltre a essere sgraziata, crea delle difficoltà nella lavorazione complessiva. Mi viene da pensare ad esempio a una lavorazione a patchwork composta da tanti quadrati. Se partiamo da forme che invece che essere quadrate sono irregolari, sarà molto difficile che la lavorazione finale risulti effettivamente omogenea. Anche in questo caso non occorre cambiare modo di lavorare, basterà prendere le dovute accortezze. In particolare procediamo al contrario rispetto a come fatto poco fa, andando quindi a realizzare la catenella di avvio lavoro con un uncinetto di mezzo punto più piccolo. Anche in questo caso ho lavorato con un uncinetto 3, quindi andrò a prendere un 2,5 per avviare il mio lavoro. Arrivata alla fine della catenella, prendo il mio uncinetto e semplicemente avvio il mio lavoro. Anche in questo caso lavoro qualche riga per far vedere il risultato finale. Possiamo vedere come anche qui il problema della svasatura è stato risolto comunque con l'utilizzo di strumenti corretti, quindi con un uncinetto di mezzo punto più piccolo per realizzare la catenella di partenza. Ogni consiglio poi chiaramente va adattato al proprio modo di lavorare, infatti in base a come e quanto teniamo più o meno teso il filo possiamo anche valutare di usare l'uncinetto più piccolo o più grande non solo per la catenella ma per avviare anche il primo giro di maglie. Questo chiaramente a discrezione personale, da valutare magari anche facendo delle prove per rendersi conto di quale può essere effettivamente la soluzione più adatta al nostro modo di lavorare. In ogni caso, questa è la soluzione che consiglio per chi tende ad avere una lavorazione molto morbida. Andiamo adesso a vedere l'ultimo tipo di situazione, ovvero la classica catenella che tende ad attorcigliarsi. Lavorando normalmente la catenella può tendere, anche in base al filato che stiamo utilizzando, alla lunghezza della catenella stessa, ad attorcigliarsi su se stessa.
Questa situazione non è un problema di per sé, ma sicuramente può essere un punto di partenza molto scomodo per avviare poi il nostro lavoro. Realizzo quindi il mio cappietto e avvio la mia catenella. Lavorate le prime catenelle, in questo caso io ne ho lavorate una decina, allargo il mio lavoro ed esco. Ora entro con l'uncinetto nella primissima catenella e la sposto indietro. Dopodiché rientro nell'asola che avevo allargato, stringo e continuo a lavorare semplicemente lasciando la prima catenella posizionata in questo modo nel mio uncinetto. A questo punto ho lavorato un po' di catenelle per far vedere la differenza e, come si vede, in questo caso la catenella non si è attorcigliata. Quindi allargo nuovamente la mia ultima catenella, sfilo dall'uncinetto la prima catenella, rientro nell'ultima e posso tranquillamente avviare il mio lavoro su una catenella dritta. E questi erano i 3 consigli per poter agevolare il più possibile il nostro lavoro. Io spero che vi possano servire, nel caso fatemelo sapere o se volete condividere qui sotto anche altre informazioni utili non esitate a farlo. Come sempre vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, grazie per essere passati, grazie a chi rimane e grazie anche a chi dà un'occhiata e se ne va. Vi auguro ogni bene e a presto!